Cari motociclisti digitali e tecnologici, bentrovati. Oggi ritorno da voi con un CarPlay, un dispositivo CarPlay, la Oci C6 Pro. Questo non è solo un sistema CarPlay, ma un bel concentrato di cose che vedremo tra poco e lo scopriremo insieme. Devo dire che questo dispositivo mi ha davvero colpito perché in un'unica confezione riceverete molto di più di quanto voi possiate immaginare. E a proposito dell'andare in moto, di questi dispositivi e del decidere di adottarli oppure meno, devo dire che in questo senso c'è questa anima purista che è sempre presente in me e che mi fa combattere un po' tra l'essere da una parte o l'essere dall'altra. Non posso assolutamente prescindere dai miei pensieri un po' romantici di utilizzo di cartine unte e bisunte, situazioni ovviamente anche con le dita raggrizzite da ore e ore di pioggia perché i guanti non tenevano più tantissimi anni fa, quando circa 20 anni fa, ad esempio, ricordo una situazione con la febbre, ero perso nel nulla in una Romania ancora non europea e lì, nonostante appunto avessi la febbre, dovevo cercare di tirar fuori questa cartina e cercare di capire quale strada percorrere. Bene, se avessi avuto un dispositivo di questo tipo sarebbe stato tutto più semplice, però non vi nego che il pensiero un po' romantico di essere stato in quella situazione, di aver vissuto quel momento, mi appaga davvero tanto. E a proposito di questo, bando alle ciance, ma posso dire che, come diceva lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, niente è più necessario del piacere superfluo, quindi a voi e facciamocene un po' forse una ragione. Ma mettiamo da parte tutte le storie personali e torniamo a noi. Parliamo di dispositivi CarPlay in generale e forse sarebbe utile fare una riflessione. Siamo nel 2025, è chiaro a tutti per quale motivo può essere utile utilizzare un dispositivo CarPlay, per quale motivo uno non dovrebbe utilizzare lo schermo del telefono, ce l'ha già il telefono uno schermo, per quale motivo dovrebbe sdoppiare, fare il mirroring, come si dice, dello schermo del telefono e spendere quel che si spende mediamente per questi dispositivi per qualcosa che forse abbiamo già in tasca. Molti potrebbero dire perché? Ho già il telefono, ha già uno schermo, compro un attacco figo e ho risolto tutti i miei problemi. Altri puristi potrebbero esserci i puristi del navigatore satellitare, è nato apposta per questo, magari potrebbero ritenere che il segnale di un dispositivo navigatore satellitare forse è più affidabile rispetto a quello di questi dispositivi, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro in tecnicismi e diatribe di questo tipo, le aziende producono per vendere e noi decidiamo di comprare ciò che ci piace di più e ciò che è più adatto in un certo senso ai nostri bisogni, ai nostri necessità e al nostro piacere del superfluo. Ma quel che noto in tutta onestà, e su questo mi piacerebbe avere il vostro punto di vista, per cui scrivetelo nei commenti in basso, è che in un certo senso si sostengono le proprie idee, le facciamo durare nel tempo e ci spiazza un po' sempre, diciamo, tutto ciò che è nuovo ed è un qualcosa che dobbiamo adottare, dobbiamo sostituire a qualcosa che è già stato in qualche modo oggetto di una scelta fatta in passato e in qualche modo tutto sommato ci fa trovare bene. Bene, questo capita molto spesso anche a me, per quale motivo dovrei cambiare quando poi questa cosa funziona bene, ha funzionato per tanto tempo e via. Mi riferisco soprattutto ai navigatori satellitari, per intenderci, o un Garmin vecchissimo con le mappe aggiornabili a vita, ma forse resteranno le mappe e tutta la struttura magari scomparirà nel corso del tempo, perché ho continuato e continuo a usarlo a prescindere da tutto e questo è presente sulla mia Africona. Quindi forse è un po' una sorta di bolla di comfort nella quale ci siamo collocati, tutto va bene così e non ci interessa cambiare, non ci interessa mettere in discussione nulla. E come del resto vi dicevo, le mie cartine unte e bisunte sono qui, ci sono molto affezionato, un giorno ve le farò vedere, ci faremo insieme anche 4 risate. Quindi nel frattempo ragazzi questi sistemi CarPlay esistono, sono ormai presenti da un po' di anni sul mercato. Al loro esordio, secondo me, erano dei giocattolini un po' pretenziosi, hanno iniziato ad imporsi per l'affidabilità, per gli schermi molto belli che nel frattempo si sono sviluppati e per l'esperienza di infotainment che possono offrire ad un motociclista, ma non solo un motociclista, evidentemente perché parallelamente vengono realizzati anche per gli automobilisti.
Condivido con voi alcune ragioni, così per punti, che potrebbero essere elemento di riflessione rispetto all'opportunità di considerare un dispositivo di questo tipo. Prima di tutto il livello di aggiornamento di questi dispositivi è costante. Costante per tutta la durata in cui le app del vostro smartphone si aggiorneranno. Quindi in questo senso secondo me rappresentano e offrono quella marcia in più rispetto a un dispositivo di navigazione satellitare tradizionale, proprio perché tutte le app che io ho sul telefono non posso avercele su un navigatore satellitare tradizionale. Quindi in questo senso vincono i dispositivi CarPlay, perché mi danno qualcosa di più. Hanno sì questa caratteristica che in un'unica parola parliamo di mirroring, no? Quindi replicano lo schermo del telefono. Ma ragazzi, non è una replica così fine a se stessa, è un qualcosa di ottimizzato in termini di gestione delle funzioni del telefono in ottica di utilizzo motociclistico. Al contrario di un GPS normale, posso scegliere da più app quella che più mi interessa, che più mi piace, che è più adatta a quel momento, come app di navigazione. Posso quindi, questo è un altro elemento, accedere a dati supplementari che non avrei su un navigatore satellitare tradizionale, ma possono essere dei dati supplementari che mi vengono elaborati, proposti da un'app ad hoc che oggi esiste oppure no e magari domani potrebbe esistere. In termini di ottimizzazione di uso in moto, parliamo non soltanto di ottimizzazione delle funzioni, come dicevo in qualche punto precedente, ma anche di ottimizzazione dell'interfaccia grafica. Risolvono un importante problema, criticità in termini di surriscaldamento del telefono, soprattutto nel periodo estivo. A me è successo diverse volte che addirittura il telefono si spegnesse. Questo secondo me stressa il telefono, stressa la batteria, alla lunga crea dei problemi. Risolvono il problema delle vibrazioni e sollecitazioni costanti a cui è sottoposto il nostro telefono. Provate a immaginare questa roba qui che si muove, le telecamere, secondo me, alla lunga, non secondo me, è successo anche a dei miei amici, si rovinano, possono essere esposti anche al rischio i dati che abbiamo sul telefono, quindi ognuno fa le proprie valutazioni in base anche al dispositivo, al telefono che ha. Altro vantaggio sono dei sistemi che hanno raggiunto un buon livello tecnologico di maturazione, non riesco a immaginare che cosa ci potrà essere da qui in avanti, nel senso che sono dei sistemi che prevedono anche l'integrazione, come il dispositivo che vedremo tra poco, anche con altri dispositivi per avere un sistema, appunto ripeto, all in one, tutto integrato. Un altro vantaggio, le funzioni per poter interagire con il telefono in termini di chiamate, risposte a messaggi, ricezione e ascolto dei messaggi perché me li legge direttamente lui, tutto questo ottimizzato per uso motociclistico, veramente mi piace tanto. Chi vincerà da qui ai prossimi 5 anni? Le soluzioni CarPlay, ritorneranno in auge i sistemi di navigazione satellitare ancor più di quanto non lo sia oggi, oppure nulla di tutto ciò. Sono estremamente curioso di capire da qui alla fine del 2025, quando ad esempio Apple integrerà l'AI Apple, e vorrei capire quanto tutto questo lavorerà con questi dispositivi CarPlay, perché lì veramente se ne vedranno delle belle. Ok ragazzi, a questo punto, dopo tutte queste chiacchiere, procediamo con un rapido unboxing e con la scheda tecnica del prodotto. Il dispositivo arriva in questa confezione all'interno della quale troveremo davvero tutto l'occorrente e direi anche più del necessario per procedere con l'installazione. Il packaging l'ho trovato curato e ben fatto e dentro troviamo ovviamente il display touch da 6,25 pollici con luminosità autoregolabile, le dimensioni sono di 138 x 65 mm. GPS integrato per risparmiare batteria sul telefono e migliorare la precisione delle mappe e la registrazione di percorsi e dettagli relativi ai dati di viaggio. 2 telecamere Full HD anteriore e posteriore con supporti adesivi o a vite con una registrazione di buon livello anche per riprese notturne. Le riprese sono infatti in H264 a 30 fotogrammi per secondo per una buona fluidità delle immagini acquisite. È presente un G-sensor per la protezione automatica di clip acquisite durante incidenti. Sensori TPMS per monitorare costantemente pressione e temperatura delle gomme con eventuali alert.
offerte. Un telecomando remoto wireless per gestire funzioni principali come telecamere, musica e chiamate. Un alimentatore confusibile integrato e accessori per il montaggio su manubrio e specchietti. Una letta parasole opzionale per migliorare la visibilità sotto il sole. Tantissimi supporti e viti, adesivi e tutto l'occorrente. Vi è inoltre una scheda micro SD da inserire nello slot dedicato per l'acquisizione delle registrazioni a ciclo continuo. La connessione Wi-Fi con il telefono è a 5 GHz per un rapido trasferimento dati tra smartphone e CarPlay, ha una protezione IP67 per guidare in serenità in condizioni di pioggia battente e polvere e può lavorare bene a temperature tra i -10 gradi e fino a 60 gradi. Si tratta quindi di un 6,25 pollici 1560 x 720 punti, schermo touch completo, le due camere prevedono registrazione indipendente anteriore e posteriore con un ampio angolo di 140 gradi. La OCC6 Pro è compatibile Apple e Android. Quindi parliamo di prime impressioni, le prime impressioni si vivono toccando con mano e ovviamente anche a livello visivo. Bene, devo dire che questo dispositivo mi è piaciuto perché ho notato una buona solidità, dei buoni materiali, sia del dispositivo stesso, come è stato realizzato per poter essere stagno, per poter essere protetto, e anche dei dispositivi. Le telecamere sono ben fatte, i connettori sono stagni, i materiali sono di buona qualità, non mi sembra che ci sia nulla di raffazzonato, ma che ci sia la volontà di durare nel tempo, che sia stato creato con la volontà di durare nel tempo e di poter resistere ad un utilizzo pieno, totale, in fuoristrada, in strada, durante i viaggi, in città, eccetera, eccetera. Per cui appunto lo vedrete anche voi eventualmente che avrete tra le mani qualcosa di solido. Per quanto riguarda l'installazione, parliamo di installazione. A questo punto devo dire che in questa occasione non avevo purtroppo tempo a disposizione e quindi ho deciso di portare la moto dal mio meccanico e metterla nelle sue mani per installare questo dispositivo in un modo sicuramente migliore di quanto avrei potuto fare io, perché semplicemente, ripeto, per una questione di tempo volevo però garantirmi un'installazione, soprattutto delle telecamere e di tutto quanto, che potesse forse durare di più nel tempo, proprio perché mi è piaciuto questo giocattolino e quindi probabilmente resterà per un bel po' di tempo sulla mia Himalayan Ice, oppure non lo so, magari deciderò tra qualche mese di non avere più sulla Hima, che ha questa parte diciamo frontale abbastanza contenuta, e magari lo sposterò sulla Africona, forse sarà quella la sua destinazione finale. Non lo so, ad ogni modo adesso vi faccio vedere qual è stata appunto l'esperienza di installazione da parte del meccanico e ve la faccio raccontare direttamente da lui. Ciao ragazzi, allora veniamo un pochettino a vedere com'è l'installazione del CarPlay. Allora, abbiamo uno schermettino con un'ottima visibilità, con il parasole compreso, abbiamo i sensori di pressione delle ruote che si interfacciano via Bluetooth, quindi nessun filo, nessuna cosa da collegare. E poi abbiamo le dashcam anteriore e posteriore che ovviamente in ogni moto bisogna installarla diciamo dove meglio si crede e dove meglio si riesce. Qui le siamo riusciti a nascondere la posteriore sotto il portapacchi, hanno una visuale molto ampia quindi non c'è problema di inquadratura. L'anteriore l'abbiamo messa sul parafango davanti, sul lato perché centrale troppo esposta non ci piaceva e sotto il fanale non ci stava, però sono molto compatte quindi una posizione si trova. E vabbè, ovviamente c'è il cablaggio molto semplice, sono 4 fili, uno la dashcam anteriore, uno la dashcam posteriore, uno l'alimentazione e uno è per il collegamento dello strumento. Tutto intuitivo, non si può sbagliare nulla nel collegamento dei fili, sono tutti segnati con la scritta, quindi non si può sbagliare nulla. Bisogna trovare una posizione allo schermo, una posizione al comando, che è quello per gestire le impostazioni di base. Poi vabbè, lo schermo è tutto touchscreen, quindi non è... Molto touch. Molto touch.
e basta, nel senso è tutto a portata. Quindi dicevo, questo è il 6,5 pollici che ovviamente rapportato alle dimensioni di questa moto, di questo quadro, la situazione ovviamente sembra piuttosto importante. Ovviamente, come ti dicevo, questa è una soluzione provvisoria, poi troverà una soluzione definitiva, però devo dire, ecco, mi interessa moltissimo il tuo punto di vista anche rispetto ad altri dispositivi analoghi che hai già avuto occasione di installare. Come l'hai percepito? Sinceramente, perché ovviamente a me interessa raccontare in maniera molto sincera le cose. Lo strumento è il primo che mi capita che già comprende i sensori pressione, che li legge in automatico senza nessuna complicazione, e poi vabbè, con lo schermo comunque con una visuale ottima, e le telecamere comunque sono di ottimo livello. È tutto intuitivo, nel senso la parte migliore è il fatto che non servono nemmeno le istruzioni, perché non si può sbagliare a montarlo, nel senso è proprio tutto molto, molto chiaro, quindi in quel senso secondo me è ottimo. Del resto vabbè, bisognerà usarlo, ma comunque ha un sacco di funzioni che, voglio dire, è un CarPlay. Allora, nel kit è compreso tutto quello che serve per montare, compresi gli attrezzi, le chiavi per stringere le varie viti. Non serve nient'altro. Ci sono tutte le possibilità di diversi adattatori, sia per attaccarsi sul traversino che per attaccarsi diciamo sui devi o sui blocchetti del manubrio, quindi non serve nient'altro. Sono come tutti i navigatori, diciamo, le strutture di supporti sono come tutti i vari navigatori, quindi è una roba abbastanza comune. Ti forniscono sia le fascette per fissare i cablaggi, che tutte le minuterie che possono servire, compresi biadesivi e varie. E per il montaggio, allora, ovviamente dipende da moto a moto. Questa moto ci sono volute un paio d'ore, comunque vabbè, bisogna sempre arrivare a trovare un'alimentazione sotto chiave, collegare la dashcam anteriore e posteriore, quindi far passare i cavi dal fronte al retro della moto, come tutte ovviamente, nel senso ci sono i cavi di collegamento, e portare il comando sul manubrio e basta, nel senso non è complicato, comunque ci vogliono del tempo. Ovviamente in questa moto i cablaggi sono un po' in vista, ma perché non ha nessun tipo di carena, ci sono poche posizioni dove poter nascondere i cavi, diciamo che è impossibile farli diventare trasparenti, ma comunque su una moto spartana così vanno bene. Sulle moto carenate ovviamente non si vedrebbe praticamente nulla, perché si fa passare tutto sotto le plastiche varie ed eventuali, e basta. Nient'altro da segnalare, nient'altro da aggiungere. Parliamo a questo punto di setup, di avvio del dispositivo, cosa bisogna fare, quanto è complesso. No, non l'ho trovato per niente complesso, il pairing è immediato, mi ha riconosciuto immediatamente lo smartphone, e l'altra cosa che mi è piaciuta è che automaticamente ha riconosciuto il casco che era collegato già allo smartphone, quindi tutto molto rapido e molto immediato senza perderci molto tempo. Vi dico subito, evitate di settare la lingua italiana, perché secondo me non è fatta bene, non è tradotta bene, e quindi rischiereste di perdervi in un certo senso anche tra i menu all'interno e i pulsanti all'interno del dispositivo. Utilizzate la lingua inglese, ci arriverete davvero in un modo molto intuitivo. Ho provato a fare un po' di giri utilizzando prevalentemente Google Map, ma ho voluto, diciamo così, catapultarmi nella giungla cittadina, proprio perché mi divertiva avere a bordo qualcosa che non avevo mai avuto, utilizzando le mie dashcam di serie, ossia gli occhi che ho avanti e indietro da sempre durante la guida motociclistica in città, ma non solo. E quindi ho voluto fare questo test a Milano, adesso vi faccio vedere le immagini, e mi sono davvero divertito a vedere un po' durante questo trasferimento a Milano cosa significasse avere a bordo delle dashcam che riprendevano la parte anteriore e la parte posteriore con quest'ampio angolo, e ovviamente con questa registrazione continua.
Allora, se io sono nella home, che è anche la prima schermata che trovo all'inizio, qui trovo subito una serie di informazioni che sono rappresentate evidentemente dal giorno, ora, dalla temperatura della ruota anteriore e dalla temperatura della ruota posteriore, quindi front 7 gradi, posteriore mi dà 14 gradi e ovviamente poi mi dà anche la pressione. Posso ovviamente settare tutti i parametri di allerta nel caso in cui mi interessasse ricevere appunto degli alert, delle segnalazioni, dei messaggi quando questi parametri non dovessero essere più, diciamo, in linea. Quindi, come vi dicevo, torno alla home. Qui ho la possibilità da questo riquadro di poter rivedere delle registrazioni che sono state acquisite a ciclo continuo dalle dashcam. Su questa parte posso vedere praticamente tutto ciò che riguarda il settaggio piuttosto che le altre app che sono installate sul telefono, e ritornando alla schermata home da qui posso ritornare ovviamente a vedere parte relativa alle dashcam. Qui posso settare, diciamo, alcuni parametri o verificare qual è l'attuale settaggio, per cui questo in questo caso mi va a registrare in Full HD a 1080p. Posso definire praticamente i tempi di loop recording, quindi 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti. Posso stabilire anche, diciamo, il livello di sensibilità del sensore. Posso definire, se voglio o meno, la visualizzazione in sovraimpressione della data e dell'orario direttamente sull'immagine acquisita. E poi ci sono altre informazioni che possono essere la registrazione anche della altitudine determinata dal GPS e via discorrendo. Qui posso settare il livello di luminosità, che può essere anche, diciamo, automatico, il livello di volume, i dispositivi Bluetooth, e qui posso stabilire anche la lingua, che in questo caso sto agendo direttamente sul remote controller. Se premo il primo tasto a sinistra agisco sulle telefonate piuttosto che sull'audio, e quindi anche sulla musica che magari sto ascoltando. Qui ho al tasto centrale lo switch su camera, e con tutte queste icone in basso posso settare una serie di informazioni relative all'acquisizione sulla scheda. E se premo il primo tasto a destra, invece, all'estrema destra, vediamo che la visualizzazione è ripartita in 2 riquadri, dove vedo contemporaneamente la telecamera anteriore e la telecamera posteriore. Allora, come avete visto, io la telecamera l'ho fissata in un posto abbastanza nascosto, essendo veramente un angolo molto ampio di ripresa. Ho preferito metterla lì piuttosto che centralmente, perché comunque è in grado di acquisire bene l'immagine. Però, come potete vedere, sul lato destro si intravede un po', diciamo, il becco del parafango. Qui facciamo un po' di filtering tra le macchine. E adesso vediamo un pochino che cosa sta succedendo dietro. Ecco, in questo momento da dietro non mi arriva nessuno. Qui siamo in corsia preferenziale e praticamente vedo da dietro chi mi arriva e ovviamente anche davanti la registrazione. Tenete conto che tutte le volte che in questo momento c'è un cambio dell'inquadratura, quindi che passo dall'anteriore al posteriore, e lo sto facendo con il remote controller. Abbastanza divertente, ragazzi. Ecco, segnalo che io in questo momento non ho inserito ancora la scheda SD. Dato che davanti riesco a vedere senza problemi, adesso voglio vedere così, senza guardare a volte nello specchietto. Mi sto solo divertendo a livello di prova e di test.
Voglio vedere chi mi arriva da dietro. Quindi dicevo, sebbene in questo momento io non abbia ancora tolto la pellicola dallo schermo, ho notato che il touch risponde molto bene, è abbastanza tranquillo, va bene, non mi posso lamentare. Molto comodo, devo dire, il controllo remoto qui. Ecco, se proprio dovessi pensare a un difetto, visto che è stato creato, poteva essere fatto magari con quei tastini gommati tutti un po' più grossi, perché c'è un'intera superficie qui che potrebbe essere sfruttata meglio. Però comunque anche con il guanto invernale, come vedete, ci arrivo senza problemi e via. Qui c'è un bel po' di sole finalmente a Milano, come vedete, luminosità perfetta, mi piace veramente tanto. Come sempre preferisco immaginare tutto ciò calato in altri contesti, però ci potrebbe essere in ascolto anche qualche motociclista o scooterista che fa uso cittadino, ecco, della moto, per cui questo può essere senz'altro un dispositivo che lo potrebbe aiutare, soprattutto per il discorso delle dashcam. Il dispositivo è come se fosse spento, però non lo è. È come se si mettesse in una situazione di stand-by dalla quale posso venirne fuori velocemente, semplicemente schiacciando in questo modo. Allora non so se è possibile in termini di settaggi evitare questa cosa, però vi posso dire che a me non dispiace per niente, perché non sempre poi tutto sommato preferisco avere, anche se ci sono ovviamente le possibilità di settare una luminosità anche notturna, quindi meno fastidiosa, però in molti casi comunque non mi secca avere lo schermo spento e poi quando mi serve resuscitarlo semplicemente con un click. Come vi dicevo, tenete conto che questo dispositivo ha il GPS integrato e sto notando che negli spostamenti è assolutamente puntuale, anche nelle curve, nelle rotatorie che ho fatto vedo che non c'è assolutamente, e siamo nella città, non c'è assolutamente nessuna esitazione in questo senso. In questo momento, avendo la telecamera posteriore a tutto schermo, soprattutto confrontandomi con una guida frenetica che è quella qui a Milano, mi rendo conto che nel traffico è molto più facile, mentre si sta guidando appunto con la testa dritta, lanciare un attimino lo sguardo qui sullo schermo per vedere se qualcuno ti sta superando e se è tutto a posto, piuttosto che fare quel piccolo spostamento per guardare invece gli specchietti retrovisori. Qui vedete ovviamente che viene visualizzata in sovraimpressione anche la velocità attuale. Prescinde dalla modalità di visualizzazione in quel momento. Le dashcam registrano prescindendo dal fatto che noi stiamo visualizzando la mappa o stiamo visualizzando ciò che capta la dashcam direttamente sullo schermo. E anche in questo caso noi possiamo settare le modalità, il ciclo di registrazione, le durate di registrazione, eccetera, eccetera. Arriviamo alle conclusioni. In generale mi sento di consigliare questo dispositivo per la perfetta integrazione con le app dello smartphone. Questo mi piace molto. Avere un dispositivo di questo tipo
ha veramente alcuni vantaggi. Ma cerchiamo di parlare in particolar modo dei vantaggi, dei pro e dei contro che voglio condividere genuinamente con voi. Design robusto e alta qualità costruttiva, come vi ho già detto. Il secondo vantaggio, il secondo pro è che è veramente all-in-one, quindi non dovrete acquistare altro, non dovrete dotarvi di altro, perché all'interno di un'unica scatola avrete il dispositivo, CarPlay, le dashcam e appunto i rilevatori dei parametri legati ai pneumatici. Offre veramente una facilità di utilizzo impressionante, molto immediato e molto intuitivo. Dopo 2 ore veramente avrete capito come funziona, vi divertirete, testerete, passerete da una situazione all'altra e via. L'altro vantaggio che mi è piaciuto molto è la presenza di questo remote controller, quindi molto comodo, legato, installabile appunto vicino alla manopola sul manubrio, e quindi per poter accedere rapidamente a delle funzioni, quelle che potremmo utilizzare di più, e quindi questo mi piace, lo considero un pro, il fatto di aver sdoppiato e quindi di non dover necessariamente agire sullo schermo su delle cose che a volte magari in termini di sicurezza, rischio distrazione, eccetera, eccetera, potrebbero non essere ideali. E per finire una bella esperienza di infotainment e accesso alle informazioni. Ma parliamo anche di svantaggi, di aspetti che secondo me potrebbero essere ottimizzati, potevano essere fatti meglio. Secondo me bisognerebbe fare qualcosa di meglio per ovviare a un'installazione fissa, poter prevedere un facile sistema di rimozione del dispositivo per poterselo portar via in tutte le situazioni, o in città o in viaggio. Uno ha voglia di non lasciare questo dispositivo sulla moto e quindi preferirei qualcosa di molto 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 veloce e immediato. Tac, me lo metto in tasca e via. E un'altra cosa che secondo me sarebbe ottimizzabile, visto che la superficie del remote controller è abbastanza grande, avrei preferito avere dei tastoni un pochino più grossi, questi 3 tastoni, perché in realtà sì, è vero, ci aiutano ad accedere a delle funzioni immediate. Anche con i guanti, come avete visto, lo facevo durante la guida in città, e quelli ovviamente sono dei guanti invernali, però visto che c'è superficie a sufficienza avrei preferito dei tastoni un pochino più generosi, ecco, questa è un'esigenza mia. Per il resto devo dire tutto quello che vi ho raccontato l'ho riscontrato, lo riscontrerete, per tutto il resto non ci sono problemi, la scheda poi successivamente l'ho installata e devo dire tutto è andato alla perfezione. Bene ragazzi, parliamo di prezzi. Il prezzo originario è di 210 €. Con il codice sconto che vi lascio in sovrimpressione e in link in descrizione e anche nel primo commento potrete direttamente cliccare e andare sul sito per l'acquisto con un 22% di sconto che si traduce in poco più di 160 €. Quindi comunque per un pacchetto che include tutto lo trovo abbastanza conveniente, abbastanza interessante e competitivo rispetto ad altri dispositivi. Trovate tutto in basso come vi dicevo, e ovviamente qui hanno previsto tutti i sistemi di pagamento, incluso PayPal, con tutti i suoi vantaggi. Per il resto spero sia stato utile questo video, ci vedremo presto sul canale per altri racconti, avventure e condivisioni digitali. A molto presto, alla prossima!